Lettere di Gino Trespioli dall'aldilà. Relatore Sebir Blu. Milano, 30 maggio 1946. L'avvocato Gino Trespioli, che si dedicò agli studi ultrafanici, è trapassato nell'agosto del 1939. Fu molto noto per le opere che ha pubblicato in vita e non ha certo bisogno di nuova presentazione. Tuttavia, per chi non li conoscesse, elenco a fine volume i principali suoi scritti sia nel campo giuridico, che in quello spirituale. È precisamente in quest'ultimo settore che la sua attività prosegue dopo il trapasso e, per suo volere, pubblico queste lettere da lui trasmessemi dall'oltre attraverso l'ultrafana Bice Valbonesi. Aggiungo che ho conosciuto l'avvocato Gino Trespioli negli ultimi anni della sua vita e fu a casa sua, per mezzo delle sue indagini, che ebbi le più stupefacenti rivelazioni dell'aldilà, ma cedo la parola a lui stesso, unendo a queste righe di prefazione la sua lettera del 29 maggio 1946. Per questa lettera, come per tutte le altre, non fui che la fedele amanuense. Remigia Cusini. 29 maggio 1946. Amica mia. Quando gli umani leggeranno questo insieme ti diranno, sì, può piacere, ma in fondo non ha una radice scientifica, che possa stabilire un coordine per l'insieme analitico, più che altro l'editore calcolerà sino a quel punto potrà estrarne il suo personale lucro. Ero abituato con gli editori, e li conosco, perciò non farti delle grandi illusioni, a meno che tu non dica io voglio fare questo e non vi chiedo altro. L'editore tirerà un grande respiro e sarà ben felice di non avere la fatica della diffusione. Tu che non sei speculatrice avrai almeno la gioia di poter dire ho obbedito all'amico Gino, al quale voglio un po' di bene perché è attraverso di lui che io sono riuscita a risolvere il problema spirituale dell'essere. Se io ti dico queste cose, è perché le vedo già incise nello strato psichico delle energie. Con ciò ti lascio e ti saluto. Gino. Ecco dunque la prima lettera dell'entità, che fu Gino Trespioli, dettata a Remigia Cusini. 11 giugno 1941. Cara amica. Dal mio soggiorno astrale, ti invio un pensiero, che è forza ardente. I ricordi terreni gradualmente si dileguano come nebbia al sole, un nuovo stato si prepara per me. Il luogo stesso dove soggiorno, ha un'atmosfera smagliante di colori, e carica di armonia. Tu che ti intrattieni con me ti rendi partecipe dell'ambiente e della mia condizione di individualità pensante. Entrambi, da due piani diversi, operiamo su un raggio, che compenetra la vita e la verità, sotto diversi aspetti. Quando io lasciai la terra, non mi accorsi di perdere un bene prezioso, poiché tutto il bene era davanti a me. Il trapasso fu improvviso e dolce, di una dolcezza paradisiaca. La sofferenza vissuta durante la malattia servì a me da spinta evolutiva. Mi accorsi di essere entrato in un luogo diverso dal solito, non ebbi tempo di stupirmi, perché fui subito avvicinato da esseri cari, da amici, che attendevano la mia entrata nel mondo fluidico. Le esperienze, le indagini fatte durante la vita terrena, mi furono di grande aiuto, non solo per orientarmi, ma per rendermi ben conto di quella grande realtà, che io avevo intravisto grazie all'aiuto dell'alta guida, che mi aveva scelto quale amanuense. Logicamente l'individuo, che viene dalla terra non può essere perfetto, Dio ha punti oscuri, piaghe da risanare, ombre da distruggere. Anch'io come tutti, portavo con me un carico, che in un certo, qual modo, ostacolava l'ascesa. Spiegare verbalmente il mio stato spirituale è difficoltoso, tuttavia cerco con tutta semplicità di tratteggiare i punti salienti. Si parla nella religione di un giudizio particolare, spiego brevemente. Quando l'io si trova di fronte alla legge eterna, che è radiosa emanazione di amore e di giustizia, è naturale che l'io, gravoso per tutte le azioni compiute, e molte volte disarmoniche, senta l'onta di non aver superato quella materia, fatta di diuturna fatica. Guardare in se stessi, ecco il particolare giudizio, che l'anima percepisce dopo aver tagliato il filo fisico argenteo. Non sono stato preso da rammarico per aver lasciato la terra, il lavoro, le amicizie, un pensiero preoccupante la mia compagna, che intravedevo barcollante e incerta, mio fratello preso da stupore.
Questi diversi sentimenti turbavano il mio io ancora incapace di dare segno di presenza, giungevano dalla terra i vari pensieri degli amici, dei conoscenti, più o meno benevoli. Io li percepivo come brividi, e precisamente il brivido, che può dare uno stato febbricitante. Questa mia speciale condizione ha avuto la durata di pochi attimi, perché subentrò in me il desiderio di liberarmi dall'atmosfera grigia terrestre, per rimanere in quell'ambiente astrale, che ora forma la mia vera vita. Cosa faccio? Lavoro. Il tuo pensiero mi dice scrivi ancora? Non scrivo nel senso materiale, pulso per vibrazione pensiero. Tale vibrazione si proietta sui diversi punti dove è diretta e, di conseguenza, produco. Ora distacco l'onda pensiero, per riprenderla in altro istante. Ti porgo il mio saluto astrale. Gino.